cavalli sono pronti, stanno nel cancello di partenza. The horses were at the beginning of the race. E via, partono. And boom, they're off. Vekome sta subito in testa. Vekome was early in the lead. Stanno arrivando alle prime curve They were arriving at the first curve di Churchill Downs. of Churchill Downs. E Maximum Security sta in testa. And then Maximum Security was in the lead. Dopo mezzo chilometro è Maximum Security. After a half a kilometer, it was Maximum Security in the lead. E lui stabilisce il ritmo. And he was establishing a rhythm. A Country Horse sta nel nono posto. Country House. Country House was in the ninth place position. Dopo un chilometro è Maximum Security. After a kilometer, it was still Maximum Security. Ma all'ultima curva But at the last turn, viene Tacitus. Tacitus came in. Attenzione, c'è Country House sulla destra. Attention, Country House is on the right. Country House sta chiudendo. Country House was closing in. Ma 170.000 persone, spettatori stanno Maximum Security. And hundreds of thousands of people were cheering for Maximum Security. E Maximum Security vince. And Maximum Security won the race. È bravissimo. Okay. Comunque, 15 minuti dopo la gara, But however, 15 minutes after the race, i giudici stavano guardando il video. the judges were examining the video. Hanno detto, aspetta, And they said, hey, wait a minute. Maximum Security è squalificato. Maximum Security is disqualified. E Country House vince. And Country House is the winner. Ma che è successo? Well, what happened? Maximum Security si è spostato nella sua corsia forse per 60 centimetri. Maximum Security was on the path, but he veered from the path maybe for about 60 centimeters. Per poco tempo For a small amount of time. stava in testa per tutta la gara. He was in the lead for the entire race. Doveva vincere, He should have won, ma ha perso, but he lost. squalificato. He was disqualified. Stranamente, come penso io, non so come, Strangely, in the way that I think, I don't know why, ho pensato alla vita cristiana. when I watched this, I thought of the Christian life. Ho pensato a Davide, I thought of David, uomo di Dio. a man of God. Lui seguiva il cuore di Dio, He followed after God's own heart. ma è stato squalificato. He was disqualified. Penso a tanti predicatori, pastori di chiese di 20.000 persone. I think of pastors of mega churches of 20,000 people. Possiamo menzionare i nomi, ma non serve. I could mention names, but it wouldn't help. Sono squalificati. And they came to be disqualified. Hanno fondato le chiese grandissime, They founded great churches, chiese da seguire come modello. churches that we could follow as models. I pastori erano squalificati. But the pastors became disqualified. E penso alle nostre chiese, And I think of our church. e penso ai membri che sono passati per qua, And I think of all the members that have come through our church. che hanno cominciato bene, And they began well. avevano un sacco di entusiasmo. They were full of enthusiasm. Mamma mia, Gesù salva, usciamo per strada. Jesus saves, let's go out on the street and share the gospel. Poi, And then, non ho sentito. Voglio mettere due bene, no? Sono squalificati. they were disqualified. Quando leggiamo il passo in 1 Corinzi 9, When I read the passage of 1 Corinthians 9, Paolo menziona le persone che possono essere squalificate. Paul mentions the people who can be disqualified. Non vuole che siamo squalificati della vita cristiana. He doesn't want us to be disqualified in the Christian life. E dice che dobbiamo adottare due atteggiamenti. And so we need to adopt two attitudes. E vedremo questi due atteggiamenti stamattina. And we're going to talk about these two attitudes this morning. L'idea centrale di stamattina è questa. The central idea of this morning's message is this. Serviamo per conquistare alcuni
in order to win over others, conquistiamo i nostri corpi, serviamo per conquistare alcuni e conquistiamo i nostri corpi per fare il servizio. we need to win over, become slaves to win over others, and also discipline our bodies to serve the Lord. Cominciamo con l'atteggiamento di un servo. So we'll begin with the attitude of a servant. E veramente la parola è schiavo, But truly, the word is slave. in italiano è tradotto servo, In Italian, it's translated as servant. in English penso che sia slave, no? And in English, it's sometimes, I think, translated as slave. Quello in inglese, schiavo, perciò Slave. tradotto meglio. Vediamo versetto 19, 1 Corinzi 9, Let's look at 1 Corinthians 9, versetto 19. verse 19. Prendiamo gli atteggiamenti di un servo. Having the attitude of a servant. Paolo ha scritto, infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone, to win as many as possible. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Come sotto la legge con loro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. To the Jews I became like a Jew to win the Jews. To those under the law I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. Tra quanti sono senza legge, come se fossi senza legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo. To those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law, so as to win those not having the law. E questo è lo scopo per guadagnare quanti sono senza la legge. And I did this to win those who are not under the law. Mi sono fatto come i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poter salvare in qualche modo alcuni. To the weak I became weak to win the weak. I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some. Ora io faccio questo per l'Evangelo affinché ne sia partecipe anch'io. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings. Nel contesto Paolo si sta difendendo. In this passage, Paul is defending himself. La Chiesa stava dicendo Paolo non deve essere pagato per il ministero. The Corinthian church is saying that Paul doesn't need to be paid. Non sei un apostolo veramente. You're not a true apostle. E lui sta dicendo sì, sono un apostolo, posso essere anche pagato per il ministero che faccio. And he's saying, yes, I am an apostle, and I deserve to be paid. Comunque lui dice, nonostante ciò, mi abbasso come uno schiavo. But he's saying, even though I have this right, I am putting it down so that I might win. I'm becoming a slave so that I might win some. Usa la parola doulos, He uses the word doulos, non diacono, not diacono, e c'è una differenza. and there was a difference between those terms. Un diacono poteva essere pagato per il servizio, A diacono was a servant who was paid for his work. lavorava in casa normalmente They worked normally in a house, e aveva qualche diritto. and they had some rights. Gli schiavi non avevano nessun diritto But slaves didn't have any rights at all, e non erano pagati, and they weren't paid at all. dovevano soltanto ubbidire. They just had to obey. Nel versetto 20 Paolo dice, io sono giudeo per i giudei. In verse he says, I became a Jew to win the Jews. Versetto 20, mi sono così fatto giudeo con i giudei. Versetto 21, io sono uno schiavo anche ai gentili senza la legge. Then verse 21 he says, to those not having the law, I became like one not having the law. Lui sta dicendo che ho cambiato l'approccio per raggiungere delle persone. So Paul is saying here that he's changing his approach in order to win as many as possible. Con i gentili poteva mangiare la carne, sacrificata anche agli idoli. When eating with Gentiles, he would eat the meat, even if it had been sacrificed to idols.
Ma se qualcuno avesse detto questo è sacrificato, non lo fatto. But if somebody said, well, this was a sacrifice to idols, well, then he didn't. Con i Giudei lui parlava della legge, che la legge non è sufficiente per salvare. When Paul was speaking to the Jews, he spoke about the law and how the law was incapable of saving anyone. In questo brano non sta dicendo io sono ipocrita, In this passage, he's not saying I'm a hypocrite. non è un camaleonte, He's not saying I'm a chameleon. ma sta dicendo, e non sta dicendo, se gli altri si attaccano alla luce, He's not saying that if some people attack the light. lo sapevo, non capirà. He knew that I wouldn't understand this part. L'ho detto a Danilo, se ci paga faccia. C'è l'usanza qui in Italia, a Napoli, veramente. There's a Neapolitan saying. O usanza, quelle che fanno. Oh, there's a habit, something that they do. Qui c'è la luce di qualcun altro, Here in the light of someone else. qui c'è casa tua, Here is your house. attacchi qualche filo, Oh, you add a line ma ci vede bene? to like take the electricity of your neighbor's house. Siccome tutto lo fanno, posso farlo io, dice Paolo, no? No. Paul's not saying, well, if everybody does it, then it's okay if I do it. That's not what Paul's saying. Quello che Paolo sta dicendo è che dobbiamo togliere ogni ostacolo, What Paul is saying is that we need to take away every obstacle, che il contenuto del messaggio non cambia, Cristo salva, because the content of the gospel doesn't change. Ma la- Christ saves, ma l'approccio è diverso. but the approach of sharing the gospel can change. Stiamo a New York And this year, as you know, Marcia and I are in New York, e stiamo insegnando ai ragazzi, giovani missionari, come raggiungere i musulmani. and we teach young believers, young missionaries in training, how to reach Muslims. Abbiamo già fatto il mese di Ramadan We already had the month of Ramadan, e abbiamo detto agli studenti, cercate di essere come Paolo. and we taught the students to be as Paul was. E durante il mese di digiuno, non di luglio, ma digiuno, Not in June, but they were also fasting during Ramadan. thank you, you're so good. Mannaggia. I ragazzi, studenti erano digiunati, The students were fasting. non hanno mangiato in pubblico, They didn't eat in public perché dove stiamo nel Bronx because where they are in the Bronx, c'è un sacco di musulmani there's a lot of Muslims, e non hanno bevuto in pubblico and they didn't drink in public per non offendere. so that they wouldn't offend them. Potevano mangiare, They could have eaten, potevano bere, they could have drunk, ma non l'hanno fatto but they didn't do it per guadagnare i musulmani. in order to win over Muslims. Alcuni ragazzi hanno portato un hijab Some even put on hijab. e poi usano il Corano per raggiungere i musulmani con le storie bibliche. And sometimes use stories that are in the Bible that are also in the Quran to share as a bridge. Parliamo di Ibrahim They speak of Abraham e suo figlio, and his son, che non viene menzionato il nome nel Corano, a name that's not mentioned in the Quran. ma alla fine della storia dice guarda che cosa Dio ha fatto per Abramo. But at the end it says, oh, look what God has done for Abraham. E diventiamo schiavi per i musulmani, And we become slaves for the Muslims per conquistarli. in order to win them. Mi ricordo anni fa, I'm reminded of something years ago, 72 precisamente, 72. 1972, a lot of years ago. Sono diventato credente I became a Christian. e non avevo altri amici credenti. And I didn't have any other believing friends. Ho frequentato un pub ancora I kept on going to the pub a New Jersey, in New Jersey. ma invece di bere molto come facevo prima, But instead of drinking a lot like I used to do, ho preso una birra I just took one beer per tutte le sere. for the whole night. Mio fratello mi ha visto My brother saw me e lui ha detto, ah, guarda, non è cambiato per niente.
And he looked at me and said, hey, look, you haven't changed at all. Lui non è credente. He's not a real believer. Cosa ha fatto? What did he do? Ho deciso di non bere più. Or what did I do? I chose to not drink anymore. Non ho frequentato il pub. And I didn't go to the pub anymore. E poi l'anno scorso, And then last year, mio fratello ha fatto le testimonianze per me per un'ora con il suo amico. and so last year, my brother testified about me for an hour Con un amico che non conoscevo neanche, with a friend that he didn't even know, che non conoscevo io. but that doesn't even know him, Per un'ora, for an hour, perché ho smesso di bere, di offendermi in qualche maniera. because I gave up drinking so that I wouldn't offend him. Potevo andare al pub e prendere una birra? Can I go to the pub and take a beer? Sì, come no? Of course. Lo faccio? Do I do it? No. No. Perché? Why? Perché sono schiavo agli altri, Because I'm a slave for the others, per conquistarli, in order to win them. perché stanno morendo. Stanno morendo Oh, because they're dying. spiritualmente They're spiritually dying. e voglio che vivano insieme a Cristo. And I want them to live together with Christ. Purtroppo non ci piace essere schiavi. Unfortunately, we don't like to be slaves. Schiavo, vieni qua, Come here, slave. lavi i miei piedi. Wash my feet. Sì, signore. Yes, sir. Oh, sono debole. Oh, I'm so weak. Sono uno schiavo. I'm a slave. Questo è il nostro pensiero degli schiavi. This is our thinking of what a slave is. Marsha, fai? No, schiavo, You're a slave. fai un caffè per me, per favore, Marsha. Now, Marcia, make me a coffee. Please. Lo scopo dello schiavitù è di conquistare qualcuno. The purpose of becoming a slave is to win others. E stranamente Paolo fa un gioco di parole qua. And strangely, Paul is using a wordplay here. Lui non dice conquistare come è scritto in italiano e in inglese, He's not using the word conquistare as in Italian or English, conquest, conquest, win over. Ma usa una parola che dice guadagnare. but he uses the word to earn. Abbiamo appena detto che gli schiavi non potevano guadagnare. Now, we just talked about that slaves wouldn't be paid at all. E qui dice che possono guadagnare. But here he talks about how, as slaves, you can earn something. E questo è lo scopo della nostra vita. And that is the purpose of our lives. Lasciare tutto To give up all, per conquistare alcuni, per guadagnare alcuni. to gain and earn others. Voglio zuppa e latte, I want soup and milk. sussida, sceglie. Get up, it's Christmas, come see my presepe. Bravissimo. I said, Natale in casa Cupiato. it's a play at Christmas time in Neapolitan called Natalia at Cupiello's house. È fantastico questa opera. It's a great work. Ma in questa scena Tommasino sta a letto ancora But in this scene, Tomasino is still in bed. e vuole essere servito dalla mamma. And he wants to be served by his mom. E guarda di Filippo dice scendere, sono le 9. And the father says, hey, get up out of bed, it's 9 o'clock. Veramente sono le 9 e un quarto. And truly, it was 9 1/4. Sussida, sceglie. Get up. Get up, get out of bed. Get up and get out of bed. Voglio zuppa e latte. I want milk and soup. Vuole essere servito. He wanted to be served. E guarda, si avvicina al letto And so he went near to the bed. e dice, tua madre è una serva? Your mother is a servant. And so the man came to the bed and said to his son, your mother is a servant? Tua madre è una serva? Your mother serves? Tua madre non serve. Your mother doesn't serve. Cioè non vale niente, diciamo. Which means like in Italian, non serve means like you're not worth anything. Da buttare. Yeah, just take it out of the trash. Vedi il nostro concetto di un servo.
That's our concept of a servant. E questo dovrebbe essere tolto dalla mente di un credente. And this type of thinking needs to be taken out of the mind of a believer. Siamo servi We are per servants conquistare le anime. to win souls. Perché spesso nelle chiese diciamo, sono un servo, Because sometimes in the church we say, I'm a servant, sono un servo, I'm a servant. io non un servo. You know, I'm not a servant. Qual è il tuo atteggiamento stamattina? What is your attitude this morning? Sei veramente un servo? Are you truly a servant? Cosa faresti per il tuo vicino? What will you do for your neighbor Per togliere quell'ostacolo? to take away those obstacles? Cosa faresti per qualche fratello, sorella? What would you do for a brother or sister? Dici no, io sono cristiano, io posso fare quello che voglio. You say, no, I'm a Christian, I can do whatever I want. Qual è il tuo atteggiamento? What is your attitude? Sei un servo. Are you a servant? Paolo dice, non dice che siamo evangelisti, Paul doesn't say that we're evangelists, ma dice in qualche passo che siamo ambasciatori. but he does say in a few passages that we're ambassadors, E lui dice che dobbiamo togliere ogni ostacolo and he says that we need to remove every obstacle che impedisce qualcuno a credere in Cristo. that blocks others from believing in Christ. E lo facciamo come servi. And we do that as servants. Dio ci ha messo in queste zone per un motivo. God has put each of us in this area for a reason. Sto parlando degli stranieri, gli italiani, napoletani. And I'm talking about foreigners and Italians and Neapolitans. Ho detto sempre che gli americani siete venuti qua in queste zone per essere missionari. Because if you're American and you're here in this zone, you are a missionary. Ho detto un sacco di volte che non ho mai visto la Spagna. I said many times, I've never seen Spain. Dopo 30 anni che stavo qua, 30 anni. Because I was here for 31 years, E non ho mai visto la Spagna. and I never saw Spain. Perché? Perché penso di essere stato un servo, And why? schiavo. Because I wanted to be a slave. Ho rinunciato a alcune cose. I renounced and gave up something. Andare in Spagna è bello, buono. If you go to Spain, it's beautiful. It's nice. Fatelo. Go for it. Ma qui nelle chiese siamo servi, schiavi. But here in the church, we need to be servants and slaves. C'è un secondo atteggiamento che dobbiamo adottare. There's a second attitude that we need to adopt. Siamo servi, schiavi, We are servants and slaves, e serviamo per conquistare, and we serve in order to win over. ma siamo anti-atleti But we're also athletes. e dobbiamo conquistare il nostro corpo per il servizio del Signore. And we need to discipline our bodies in order to serve the Lord. C'è l'atteggiamento che Paolo dice che dobbiamo adottare, il versetto 24. And here Paul talks about this attitude that we need to adopt in verse 24. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Ora chiunque compete nella gara si autocontrolla in ogni cosa e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso ritrovato. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.
Paolo si riferisce ai giochi olimpici o quello istici, vicino a Corinto. Paul is referring to the Olympic Games in Greece or games nearby Corinth. Erano giochi dedicati agli dei, They were games dedicated to the gods, ma dice che ogni partecipe, diciamo, doveva disciplinarsi bene. but those were games where every participant had to strictly discipline himself. Dice in versetto 5, sono chiamato in greco agonizomai, In verse 27, he uses the word agizomai, che significa, abbiamo la parola agonia oggi, and we have the word agony today, che significa sforzarsi, lottare con tutti i muscoli. which means to battle with all of your might. C'è un filosofo, Epiteto, There was a philosopher, Epicteto, che ha descritto il compito di uno che doveva vincere, voleva vincere. and he described the type of athlete who was training to win. Lui dice, saresti un vincitore nei giochi olimpici, amico mio. He said, "Do you want to be a winner at the Olympic Games, my friend? Così in buona verità lo farei anch'io perché è una cosa gloriosa. It's a great thing in truth that I would do myself because it's something glorious. Ma ti prego di considerare ciò che devi fare prima But I beg you to consider that which you need to do in advance, e ciò che può seguire e quindi procedi al tentativo. and that which you would need to follow as you begin your attempt. Dovrai metterti sotto la disciplina, You need to discipline yourself, mangiare di regola eat strict diet, per evitare torte e dolci, avoid cakes and sweets, come abbiamo messo fuori, penso. as we got our sweets up here. Fare esercizio all'ora stabilita, Do your exercises at the fixed time, che ti piace o no, whether you like it or not, al freddo e al caldo, whether it's cold or it's hot. astenersi dalle bevande fredde e vino a volontà. Abstain from cold drinks and wine. Poi nel conflitto stesso è probabile che tu possa dislocarti il polso o torcere la caviglia, And then the games themselves, it's quite possible that you can dislocate your wrist or tear your calf. inghiottire una grande quantità di polvere, You could end up swallowing a lot of dirt, essere gravemente picchiato be beaten upon gravely. e dopo tutte queste cose essere sconfitto. And after all of this, still end up being defeated. Tutto questo per che cosa? All of this for what? Alcuni fogli Some leaves, di un olivo some olive leaves, ti spariscono entro l'anno. and how long would it last? Maybe a year. Qual è la nostra fatica per il Signore? What is our effort for the Lord? Noi stiamo lavorando per l'eternità. We're working for eternity. Essere atleta cristiana è una cosa difficile. Being a Christian athlete is a hard thing. Significa pregare costantemente, It means praying consistently, leggere la parola di Dio costantemente. constantly in reading the Word. Strano che dico che queste sono cose difficili, no? It's strange that we say that these are hard things, isn't it? Parlare con Dio e ascoltare Dio To speak with God and listen to God, dovrebbe essere facile. it should be easy. Dobbiamo, come credenti, controllare gli appetiti per il peccato. As believers, we need to control our appetites that lead us to sin. Dobbiamo soffrire gli insulti. We need to suffer insults from others. Oh, mamma mia, quanti insulti abbiamo subito. How many insults have we endured? Ma lo facciamo per Cristo, perché siamo schiavi e atleti. But we do it for Christ because we are slaves and athletes. Per quale scopo? For what purpose? Soldi? Money? No. No. Rinunciamo a quello. We renounce that. Lo facciamo per conquistare le anime. We do it in order to win souls. Versetto 27 Paolo dice che si disciplina il suo corpo.
è disciplinato. In verse 27, he says, Disciplino. okay, I strike a blow to my body and make it my slave. Quella parola disciplina è un po' strana, The word discipline is a little strange perché è una parola che significa prendere pugni in faccia, in fronte. because it literally means to take blows to the face. Ma Paolo sta dicendo, io prendo i pugni da me in faccia, sotto l'occhio. But Paul is saying, I give myself punches to the face myself. Cioè si disciplina per vincere il corpo, per conquistare il corpo. In talking about how to discipline one's body. Non dobbiamo fare quello oggi, non tornare a casa, dare pugni in faccia. We're not talking literally about going home and punching your faces. Ma qui non sapete, ma abbiamo fatto un sacco di corsi qui. But some of you might not know, but we've done a lot of teaching courses here. Uno è come studiare la Bibbia. One is how to study the Bible. Non significa prendere quel foglio da un calendario, And studying the Bible isn't just looking at that verse on your calendar poi girare per dire che significa. and then look at the back and see what it says about Significa this. approfondire. It says to go deep. Alcune persone mi dicono, ogni tanto quando ci penso prego prima di mangiare. And some people say, hey, every time I remember, I pray before I eat. Oh, mamma mia, come sei grande. Oh, wow, how great that is. La preghiera, Paolo dice di pregare costantemente, But Paul says to pray constantly, come se fosse come la tosse che non puoi controllare. like a cough that you can't control. Signore, aiutami, God help me. ho bisogno di te. I have need of you. Senza di te non posso fare nulla. Without you, I can't do anything. Ti ringrazio per quello che stai facendo per me. Please do what you will in me. La preghiera, It's a prayer. costantemente, come la tosse, A constant prayer, like a cough. una disciplina spirituale, And then there's spiritual disciplines. la confessione. Confession. Chip, mi dispiace, ma prima di andare via ti ho offeso. Okay, Chip, I'm sorry, but before I go, I offended you. Mi dispiace. I'm sorry. Disciplina spirituale. That's a spiritual discipline. Così difficile. How difficult is it? Io sono atleta. Io sono un atleta I am an athlete, e sono disciplinato a fare le cose giuste. and I discipline myself to do the correct things. Non per me, Not for me, per la gloria di Dio. but for the glory of God. Maximum security è stato squalificato. Maximum Security, the horse, was disqualified. Mamma mia, vinceva, tutta la gara stava in testa. He was winning the whole time he was in the lead. Per l'ultima curva si è spostato forse un metro. But in the last turn, he was off course, not even a meter. Che cosa ti squalificherà? What are the things that can get you disqualified? Alcuni atleti dicono, ma non mi piace le distanze, possiamo accorciarlo un po'? Maybe some athletes say, oh, I don't like the distance of this race. Can we shorten it? Alcuni dicono, leggere la Bibbia è troppo difficile, io andrò su Facebook. Reading the Bible is so hard. I'll just go on Facebook. Come mai lui sta correndo nella mia corsia? Why is that guy running in my lane? Quella è la mia corsia. That's my lane. Alcuni sono soltanto spettatori. Some people are just spectators. Ah! Ha! Vedi come corre quella? Oh, look at how she's running. Se io dovessi correre, If I was running, sarei molto più veloce, I'd be way faster than her. ma non corro. But I don't run. Non tirare l'aria. Non Oh, tirare don't beat against verso il traguardo.
Run towards the finish line. Non guardare a destra, Don't look to the right. non guardare a sinistra. Don't look to the left. Rimani nella tua corsia per Cristo. Stay in your lane on your path for Christ. E come credente sei disposto a mangiare il polvere? And as a Christian, sometimes you're going to swallow dirt. Sei disposto a allenare I muscoli? Are you willing to exercise your muscles? Il muscolo più importante forse è la lingua. And maybe the most important muscle is the tongue. La lingua è il schiavo, Is the tongue a slave? controllato, Is it under control? o pieno di dicerie e pettegolezzi. Or is it full of gossip and slander? Le braccia Your arms, sono schiavi tuoi. are they your slaves? Fai qualcosa nella chiesa, hai un ministero. Do something in the church to serve. La tua mente Your mind, è uno schiavo. is it a slave? Devi disciplinare la tua mente. You need to discipline your mind. Non per me, Not for me, non perché lo dico io. not because I say so. Lo dice Dio attraverso l'Apostolo Paolo. Because it's what God is saying through the Apostle Paul. Alla fine di ogni lezione in New York, At the end of every lesson in New York, prendiamo qualche impegno. we make a commitment. E i ragazzi devono dire io farò, o io sarò, o io conoscerò, imparerò. And the students all need to say, I will do, I will be, or I will know. Stamattina vorrei chiedervi And this morning I'd like to ask you, se potessi scrivere qualche cosa, io farò, io sarò. and to take some time to write, I will do, I will be. Se non c'è la penna o qualcosa, If you don't have a pen or anything to write with, prendi l'impegno mentalmente. make a mental note. Mentre preghiamo, chiediamo a Dio di guidarci, And as we pray, ask God to guide you. di farci sapere se veramente siamo schiavi soli To ask, are we truly being servants and slaves? e se siamo atleti disciplinati per la sua gloria e per il nostro bene. And to help make us Serviamo per conquistare alcuni we serve in order to win others. e conquistiamo i nostri corpi per servire. And we discipline our bodies in order to serve. E Padre, vogliamo servirti. And Lord, we want to serve you. Vogliamo essere i tuoi schiavi senza qualche grammatico resistenza. Lord, we want to be your slaves without internal resistance. Vogliamo darti le nostre vite oggi. Lord, we want to give you our lives today. Vogliamo essere sottomessi a te. We want to be submissive unto you. Aiutaci a fare questo tramite lo Spirito Santo. Help do this in us through your Holy Spirit. Preghiamo nel nome di Cristo. We pray in Christ. Amen. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not me all else to be saved and God. Thou my best, all my day.